Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo una cosa eccezionale. Qui ho una bella bowl piena di cinghiale di vari tagli. Dunque, questa qui ieri sera l'ho pulito il cinghiale, ho tagliato in pezzi leggermente più piccoli, l'ho messo in questa bowl ricoperto da vino rosso e ci ho messo un po' di odori, ho messo salvia, ho messo sedano, ho messo le carote, qualche bacca di ginepro, rosmarino, la cipolla, ok? No sale, mi raccomando, no sale. L'ho coperto come avete visto dalla pellicola e l'ho messo in frigorifero a riposare per tutta la notte. Ok, adesso andiamo a pulirlo, quindi mi sposto un attimo sull'acquaio, lo lavo e vi faccio vedere qual è il risultato. Rieccoci un'altra preparazione con il cinghiale. Qui abbiamo un altro po' di polpa, un altro po' di ossicini misti, di polpettina, di ossicini, eccetera eccetera. Questa volta la facciamo con le mele. Ok, gli ingredienti quindi sono aglio e peperoncino, salvia, ramerino e il mele. Io ne ho prese di due tipi diverse perché hanno acidità diverse. Ho preso questa qui gialla e una classica rossa. Ok, queste qui le ho ovviamente pulite bene sotto l'acqua, non le sbuccio, che la buccia le farà sì che riusciranno a mantenere un po' di corpo. Semplicemente le tagliamo, troppo piccolo sto coltello, ok, a spicchi, a pezzettoni. Questo invece di buttarlo nel cinghiale è meglio metterlo qui dove c'è tutte le cose da buttare via. Le facciamo a pezzettoni in questa maniera, in quattro, così, quindi in due e poi in quattro. Le lascio un po' grosse perché un po' le ci vuole a cuocere al cinghiale, se no altrimenti queste qui si disfano completamente. Viene una purea di mele che insomma a me piace di più sentire anche il pezzettino di mela che cuocerà insieme al cinghiale, vedrà una cosa che sentirete come maiale con le mele, è un grande classico. Il cinghiale comunque della famiglia dei maiali, pertanto ci sta bene anche lui con le mele. L'unica cosa, ci vogliono delle mele magari un pochino più saporite. Se vi piacciono quelle verdi, quelle belle asprine, ci stanno benissimo. Se vi piace un altro tipo, quello è sempre a gusto personale. Non prendete mele troppo farinose perché sennò veramente si spappolano tutte e poi diventano non molto buone, come a livello di consistenza. Ok, quindi facciamo la stessa cosa per le mele rosse. Se le mele le preparaste in anticipo, mettetele o in acqua acidulata oppure diluratele con un po' di succo di limone, perché sennò diventano nere in 20 secondi. Ora io mi giro e le metto subito sul fuoco. Se invece le volete fare un attimo in anticipo vi conviene usare questo trucchetto. Quindi il cinghiale è già pulito, le mele le abbiamo pulite, non ci resta che mettere qui il preparato per il soffritto, quindi lo spicchiettino d'aglio, lo lascio sempre in camicia così lo schiaccio un attimo, il peperoncino e le foglie di salvia e di rosmarino che ho pulito precedentemente. Ok, un po' d'olio, ovviamente verrà sfumato con del vino bianco come si vede qui davanti, sale e pepe. Sposto tutto dietro e ci vediamo ai fornelli. Eccoci, allora, cinghiale alle mele, quindi metto il soffritto che abbiamo preparato sul fuoco a scaldare, più che altro l'olio a scaldare. Questa camicia dell'aglio è venuta via, quindi la levo del tutto. Facciamo scaldare bene l'olio. Perfetto, allora l'olio inizia a prendere profumo. Mamma mia, che bellezza. Ci mettiamo dentro il cinghiale. Inizialmente vi dobbiamo dare una bella botta che si deve abbrustolire bene, quindi fuoco al massimo. Cercate di prendere una padella ampia in maniera tale che si riesca a distribuire tutta la quantità di carne, che tutta la quantità di carne tocchi il fondo della padella stessa. Iniziamo a cuocerlo. Ok, allora ho recuperato i pezzettini di camicia, quindi l'aglio adesso è lì nudo che si vergogna anche un po', e ho levato anche i pezzettini di peperoncino. Ok, il famoso aglio nudo lo levo,
Eccolo qua. E anche rametti di ramerino o rosmarino, che dir si voglia, perché questi poi se iniziano a schiumare, addio. Ok, la salvia invece la lascio perché tanto tiene la cottura e non si distrugge. A me piace poi anche mangiarla, quindi la lascio per bene. Ok, lo lasciamo andare qui un po', qualche minuto, quindi ci vediamo tra qualche minuto. Ok, allora il cinghiale ha rosolato abbastanza, adesso lo saliamo e lo pepiamo. Sale, pepe, ok. Si dà una bella giratina, vedete come viene bello abbrustolito? Perfetto, sempre fiamma al massimo, entriamo con il vino, ovviamente scansiamo le parti della carne, ok? Quindi lo mettiamo dove la carne non c'è. Come sempre facciamo, lo lasciamo evaporare, diciamo, la parte alcolica. Allora, la parte alcolica è quasi evaporata del tutto, non del tutto, ci aggiungo le mele, mescolo e portiamo a conclusione, diciamo, dell'evaporazione della parte alcolica. Ok, allora la parte alcolica è evaporata completamente, lo sposto sulla fiamma più bassa, lo metto al minimo, copro e lo lascio cuocere un'oretta abbondante. Eccoci all'assaggio del cinghiale alle mele, guardate che bellezza. Allora peschiamo un pezzettino di cinghiale, un pezzettino di mela, un altro pezzettino di cinghiale e un pezzettino di mela di diverso colore. Ok, mamma, la carne si taglia senza coltello quasi. Allora assaggiamolo con la mela. Riesce a esaltare il sapore del cinghiale la mela, incredibile. Provo la mela, quella più gialla, buonissimo. Questa rossa esagerata. Vedete, la mela è rimasta un po' intera, come vi dicevo prima. Meglio ancora con questo. Ecco, personalmente mi piace di più dolciastra, sta benissimo. Provatelo, questo anche un bel maiale nero, un maiale di cinta, qualcosa insomma un po' più di forte, sta benissimo con le mele, è la fine del mondo. Alla prossima.